E allora, questa ricerca archeologica sottomarina in alto fondale è curata dalla Soprintendenza del Mare. Il progetto si chiama Archeorete Egadi, partito nel 2005 e fino ad oggi ancora è in piena attività, è in piena fase di ricerca studio, sia strumentale che visiva. I mezzi che utilizziamo noi sono mezzi messi a disposizione da fondazioni sono fondazioni no profit. Queste fondazioni, che sono americane, sono due fondazioni americane, nella fattispecie per quanto riguarda la ricerca nelle Egadi e l'RPM Nautical Foundation. Con la RPM Nautical Foundation abbiamo individuato l'area che si trova fra Levanzo e Marettimo, a nord-ovest nello spazio acqua fra queste due isole. E qui su un fondo di 80 metri abbiamo mappato 250 km quadrati di fondale e, ripeto, su quella mappatura, con verifiche puntuali e sistematiche, quindi la mappatura è stata fatta a livello sistematico, quindi battuta a tappeto. Poi sistematicamente abbiamo fatto la verifica dei bersagli. Su questi bersagli abbiamo individuato 10 rostri, di cui 8 recuperati. Abbiamo individuato circa una quindicina di elmi montefortini e 250 anfore greco-italiche coeve, quindi del periodo. Siamo intorno a 150 fra anfore puniche e anfore che potrebbero essere catalogate e classificate in quel periodo. Si tratta di oggetti di enorme importanza da un punto di vista storico soprattutto, ma anche tecnologico, che danno una nuova luce sul modo di far battaglia nell'antichità, perché si sapeva che esistevano i rostri, si sapeva che i rostri furono protagonisti di tante battaglie, soprattutto dal periodo ellenistico in poi. Però fino alla scoperta di questi rostri delle Egadi noi avevamo un solo rostro noto al mondo, che era quello di Atlit, trovato in Israele casualmente. Ci siamo convinti che quello che dicevano e che voi ancora trovate sia nei deplianturistici talvolta sia nei manuali di storia romana, cioè che lo scontro tra i romani e i cartaginesi fosse avvenuto nella zona tra Levanzo e Favignana e segnatamente a Calarrossa, non è vero. Il luogo della battaglia, come vedete da quella carta che è in quel pannello, avvenne a circa 2 miglia e mezzo a nord-ovest di Levanzo. La flotta cartaginese veniva da Marettimo e all'alba del 10 marzo 241 l'ammiraglio cartaginese Annone capì che il vento era favorevole per fare il balzo verso la Sicilia, ma non verso Drepanum come dicono le fonti, ma per Drepanum si deve intendere la zona a nord, quindi la baia di Bonagia, che era l'unico punto da cui potevano raggiungere le guarnigioni di Amilcare che erano assediate sulla cima del San Giuliano. Quindi questo grosso convoglio di 700 navi parte. Lutazio Catulo ebbe una grande intuizione, capì certamente che il convoglio non passava tra Levanzo e Favignana, ma che sarebbe passato a nord, e quindi nascose le sue navi sulla riva destra dell'isola di Levanzo. Dà l'ordine di attaccare e attacca la flotta cartaginese, provocando lo scompiglio, e questi sono i protagonisti della battaglia. Qua voi vedete due rostri romani, 1 e 2, e un rostro cartaginese che è quello, lo si capisce dall'iscrizione. Le iscrizioni sono queste in latino e quella è in caratteri punici. A un certo punto i romani e anche i cartaginesi tentarono il colpo finale. I romani lo tentarono facendo forza a se stessi, le casse dello Stato erano ormai esauste e quindi il Senato chiamò a raccolta i ricchi romani che misero soldi, fecero un prestito vero e proprio, che poi sarà restituito dopo la guerra con il bottino, per armare l'ultima flotta e dare il colpo finale per vincere la guerra. Lutazio Catulo viene incaricato come console per allestire la flotta e raduna tutte queste navi che probabilmente le diverse città che componevano già l'ecumene romano nella penisola danno. I nomi che vedete riportati nelle didascalie dei rostri romani
sono i personaggi che quindi non solo pagarono l'opera, quindi con i loro soldi e anche la nave, ma poi provarono che tutto era fatto a regola d'arte. Il rostro cartaginese invece ha una concezione completamente diversa, che ci dà l'idea della differenza un po' dei due popoli, perché quello cartaginese invoca la divinità principale del pantheon fenicio punico, cioè Baal, e dice che Baal possa far penetrare questa arma nel ventre della nave nemica. Gli antichi fenici dedicavano dei dei estremamente duri, come lo era la loro società. Tra di essi un certo Baal Amon veniva celebrato in un certo tal modo, essendo regolate le nascite fuori dei periodi autorizzati. I genitori erano costretti a dare ai sacerdoti il loro bambino nato nel periodo sbagliato, e quel bambino sarebbe stato sacrificato, buttato vivente in una statua enorme, la quale si trovava posta in un luogo di culto chiamato Tophet, e arso vivo in sostanza. I genitori avevano l'obbligo di non manifestare nessuna emozione, in quanto sarebbe stata considerata lesiva della dignità del Dio stesso. La finalità della maschera stessa non si sa. Si è parlato di sorriso sardonico, perché l'obbligo già evocato dai genitori di non manifestare nessuna emozione la si nascondeva in Sardegna sotto questo sorriso sardonico o riso sardonico. Non è certamente una risata di gusto, ecco. E non dimentichiamo che la Sardegna è un'isola molto segnata dalla cultura fenicia, con il sito di Taros. Viene spontaneamente una curiosità, poiché sappiamo di un'altra grande battaglia navale in Sicilia, che è la battaglia di Milazzo, dove sempre i romani abbiano inventato l'abbordaggio. Rinveniamo in questa situazione cose simili che possano far pensare alla pratica medesima dell'abbordaggio o no? Per la verità sì, perché insieme ai rostri, insieme agli elmi, insieme alle anfore e insieme alla ceramica che faceva parte della dotazione di bordo, abbiamo trovato tanti oggetti in metallo, sia in bronzo che in ferro, che tuttora sono in corso di restauro e che sono oggetti che non conoscevamo prima, quindi non abbiamo un riscontro tipologico per poter dire sono uguali a quelli. Però alcuni di questi oggetti, in ferro soprattutto, che sono a uncino, mi hanno fatto venire l'idea che si tratti proprio degli uncini che erano all'estremità delle passerelle, cosiddetti corvi, che servivano per agganciare le navi nemiche e quindi far passare i soldati sulle passerelle e combattere corpo a corpo. Però ancora sono in corso di restauro, quindi è un'ipotesi. Quello che facciamo è importante da un punto di vista storico, archeologico, ma soprattutto poi deve avere una ricaduta nella società. Allora, come ci stiamo muovendo? Innanzitutto nella zona esiste una grande realtà architettonica che è l'ex stabilimento Florio di Favignana, che è questa grande chiamata impropriamente tonnara, perché era uno stabilimento per la verità dove si lavorava il tonno, che è stata acquisita dalla regione e restaurata. L'idea è quella di prendere una di queste grandi sale della tonnara, dello stabilimento, e lì dentro mettere i reperti, ma anche una sezione introduttiva che porti il visitatore, il turista, a immergersi nella battaglia, in quello che avvenne. Ci stiamo muovendo in questo senso, quindi io spero che già l'anno prossimo potremmo realizzare questa mostra permanente multimediale sulla battaglia, dove i rostri, gli elmi, gli altri oggetti possono essere collocati. Poi ovviamente ci vuole quello che un po' in cui noi
intendendo per noi siciliani e italiani, siamo un po' carenti, cioè la comunicazione. Ci stiamo anche attrezzando affinché il settore turismo-comunicazione dialoghi molto con noi, perché se noi che contenuti ci mettono loro, no? Quindi i contenuti li dobbiamo dare noi, quindi ci vuole una maggiore integrazione. Proprio con gli americani che stanno sponsorizzando questa ricerca abbiamo in animo di fare una mostra itinerante dei rostri, che vada anche negli Stati Uniti ovviamente. Bellissimo. Loro lo chiedono perché la loro sponsorizzazione, devo dire onestamente, è stata sempre molto disinteressata, cioè, no? Loro chiedono solamente di poter pubblicare insieme a noi, e già abbiamo pubblicato su riviste scientifiche quello che troviamo. Però ci hanno anche chiesto di poter avere anche un riscontro pubblico sui media di questa ricerca, e quindi vorrebbero questa mostra che potesse girare per gli Stati Uniti, nelle principali città, in modo da dare anche risalto a questa attività. E io penso che sia un'idea giusta da fare. La ringraziamo moltissimo, professore. Grazie.